Che cos'è un trattamento regia? Scoprilo in questo nuovo episodio di Keep Rolling, il canale in cui parlo del mio mestiere di regista pubblicitario che ti aiuterà a passare al livello successivo della tua carriera da filmmaker. Ciao a tutti, bentornati su Keep Rolling. Lo so, sono sparito da questo canale, però sono stato parecchio impegnato con il lavoro, sto gestendo anche un altro canale che parla di tutt'altro, dei miei viaggi, e quindi nell'ultimo anno ho fatto veramente un po' fatica a pubblicare nuovi contenuti. Però vi ringrazio tantissimo perché mi avete scritto in tanti, soprattutto su Instagram. Con alcuni di voi si è anche instaurato un rapporto, abbiamo chiacchierato in privato su Instagram, e in tanti mi avete chiesto di continuare con questi video, per cui cercherò di portare avanti nel miglior modo possibile questo canale, cercando di sfruttare al meglio il mio tempo e pubblicare più contenuti possibili. Come di consueto vi do qualche piccolo aggiornamento. Ho girato parecchi film nell'ultimo anno, sia da solo sia con il mio Directors Duo, che vi linko qui in descrizione. Ho fatto qualche produzione all'estero, però prevalentemente ho girato qui in Italia, alcuni spot comedy. Di recente ho girato anche nella meravigliosa cornice della costiera amalfitana uno spot molto divertente con un divo di Bollywood per una casa di produzione indiana, e spero vivamente nei prossimi video di darvi qualche anticipazione, di mostrarvi qualche immagine, perché adesso il progetto è top secret, quindi non posso pubblicare niente. Dove ci siamo lasciati l'ultima volta? Parlavamo di trattamento regia o trattamento registico, processo estremamente importante durante la gara pubblicitaria ed estremamente importante per mostrare la vostra visione registica su quel determinato progetto all'agenzia pubblicitaria e al cliente. Per cui, se vi siete persi quel video che vi linko qua sopra, vi invito a guardarlo attentamente, perché spiego che cos'è un trattamento regia e perché è così fondamentale. Però nel caso foste nuovi sul canale vi faccio un piccolo recap su che cos'è un trattamento regia. Un trattamento regia è un documento in cui spiegate la vostra visione registica per il progetto che vi è stato commissionato, o molto spesso per il pitch a cui state partecipando. In questo documento dovete spiegare testualmente e visivamente tutta la visione registica per lo spot pubblicitario che avete intenzione di girare. Per visione registica si intende coprire tutti quegli aspetti che fanno parte del film, il linguaggio regia che avete intenzione di adottare, dai movimenti di camera al framing, alle inquadrature in generale, ma anche tutta la parte dedicata all'estetica, quindi il look and feel, la messa in scena dello spot pubblicitario. Quindi dovrete parlare anche di cinematography, di direzione della fotografia, di costumi, di color palette, ma anche di acting, casting, musica, montaggio, insomma tutte le caratteristiche e gli aspetti che compongono la messa in scena di uno spot pubblicitario. E quindi diventa quel mezzo per convincere l'agenzia e cliente che siete il candidato regista perfetto per realizzare il loro spot pubblicitario. Il trattamento regia diventa anche poi una sorta di bibbia stilistica ed artistica da rispettare e a cui potete fare fede durante il processo di produzione, e diventa anche un documento molto importante per la casa di produzione che vi sta accompagnando in questo pitch, in questa avventura, per capire esattamente cosa mettere a budget e come affrontare la produzione sulla base delle idee registiche che avete inserito appunto nel trattamento regia. Ok, fatto questo recap, come si mette in piedi un trattamento regia? La prima cosa da fare è quella di studiare bene il brief che vi è stato inviato dalla casa di produzione. Vi ricordo che tendenzialmente, se siete in shortlist per il progetto, avete anche avuto modo di fare una call con il team creativo dell'agenzia e smarcare qualsiasi tipo di dubbio. Per cui, una volta ottenute le informazioni da parte dei creativi e con il brief in mano, la prima cosa da fare, almeno per me, è quella di fare ricerca. Cosa vuol dire fare ricerca? Vuol dire prendere ispirazione da
altri spot pubblicitari, dal cinema, da qualsiasi tipo di audiovisivo vi venga in mente. Io solitamente faccio ricerca sul web, cerco di guardare la reel di alcune case di produzione magari specializzate in un genere pubblicitario che corrisponde proprio al brief ricevuto, piuttosto che la reel di altri registi, e poi faccio una ricerca su delle piattaforme che offrono la possibilità di cercare tramite keywords delle reference visive, sia immagini sia video, e queste stesse reference sono quelle che poi scaricherò ed inserirò all'interno del trattamento regia. La piattaforma di riferimento di cui non posso fare a meno è sicuramente Frameset, che è un database gigantesco di immagini statiche e in movimento, quindi le famose GIF animate, che potete utilizzare per i vostri trattamenti, ma da cui potrete trarre anche ispirazione per i vostri lavori. Infatti su Frameset ogni frame che selezionate vi dà anche la fonte di partenza, quindi il link al video da cui è stata tratta quell'immagine, ed è una cosa molto comoda per cercare ispirazione e fare ricerca creativa. Oltretutto Frameset è una figata perché ha tutto un sistema di filtri estremamente comodo. Potete fare ricerca di immagini tramite un colore dominante, una color palette, il framing, scegliere immagini in interno o in esterno. C'è anche un sistema di prompt AI molto comodo e preciso che vi aiuta esattamente a trovare le immagini che state cercando. E a differenza di molte altre piattaforme, nel database di Frameset puoi trovare un sacco di film pubblicitari, quindi non solo film cinematografici ma anche pubblicitari, che sono quelli che io personalmente necessito di più per i miei trattamenti. Io sinceramente non ne posso fare a meno, ve lo consiglio, e in più vi lascio qui sotto in descrizione un codice sconto per fare un abbonamento mensile o annuale, per cui approfittatene, perché Frameset è veramente un tool estremamente efficace, comodo ed è una risorsa incredibile. Dopo essermi schiarito le idee, aver fatto ricerca, aver collezionato tutta una serie di reference visive, ecco che vado a scrivere capitolo dopo capitolo la mia visione per quel film pubblicitario. Attenzione, questo è un metodo mio personale, nulla vi vieta di fare il contrario, quindi di abbozzare delle idee perché vedete esattamente il film nella vostra testa e poi fate una ricerca affine a quello che avete pensato. Io solitamente faccio il contrario, sinceramente mi trovo molto meglio nel fare una ricerca visiva per prendere ispirazione, e molto spesso c'è anche da dire che le creatività pubblicitarie comunque sono drammaturgie un po' già viste, magari con delle sfumature differenti, per cui tendenzialmente se ricevo un brief di un certo tipo, facciamo un esempio, un brief comedy con dialoghi un po' surreali, mi viene già in mente un range di registi, case di produzione o brand che tendenzialmente lavorano su creatività simili, quindi so già come focalizzare la mia ricerca. Nel trattamento, come dicevo nello scorso video, vado ad affrontare un po' tutta una serie di aspetti del film, e parlando inizialmente del tono di voce, di un'idea di overview su come voglio affrontare il film, poi dell'idea registica in termini di movimenti camera, di framing, di puro stile registico, poi vado magari ad affrontare, a fare un breakdown passo per passo di tutta la storyline dello spot pubblicitario. Dopodiché parlo tantissimo di look and feel, di fotografia, di scenografia, di messa in scena in generale, perché in pubblicità è estremamente importante. Poi parlo molto di acting, parlo anche di post-produzione, se ci sono degli interventi in CGI nel film cerco anche di raccontare come ho intenzione di approcciarli, se andare a realizzare una CGI fotorealistica oppure se andare a giocare su effetti speciali più analogici, perché magari il tono di voce di quel film si presta più a uno stile analogico. Insomma, vado a coprire tutti gli aspetti del film per spiegare esattamente ai creativi e al cliente come ho intenzione di affrontare il tutto. Il trattamento deve essere estremamente visivo, quindi dovete abbondare di reference, e qui entrano in gioco degli standard che si stanno utilizzando in questi anni. Infatti, se fino a circa 10 anni fa il trattamento solitamente veniva creato tramite applicazioni come Keynote o PowerPoint, quindi dei documenti dove c'era molto testo, c'erano molte immagini, ma le immagini tendenzialmente erano
c'erano delle reference sotto forma di still e ogni tanto si inseriva il link a qualche video reference. Negli ultimi anni i trattamenti sono diventati interattivi. Li chiamano interattivi anche se interattivi non sono, perché di interattivo non c'è niente in questi trattamenti. Però per trattamento interattivo si intendono quei trattamenti dove vengono inserite anche delle GIF animate che molto spesso aiutano a dare una sensazione verosimile di alcune sfumature che volete inserire nel film, magari di alcuni movimenti di camera, magari di alcune espressioni degli attori. Per cui negli ultimi anni si vedono sempre di più questi trattamenti interattivi che solitamente vengono realizzati su piattaforme quali Canva, Pitch e altre ancora. Ci sono diverse scuole di pensiero su questi trattamenti, nel senso che ci sono ancora registi che preferiscono lavorare a trattamenti più statici, quindi a consegnare un PDF o un file PowerPoint o Keynote un po' più statico, dove l'agenzia e il cliente, se vogliono vedere una reference video, devono cliccare sul link. Mentre ci sono registi, tra i quali il sottoscritto, che preferiscono questi trattamenti. Attenzione a non esagerare, perché a volte possono diventare un po' troppo caotici, inserire troppe GIF rischia di distrarre un po' dal testo il lettore. Però è sempre buona norma, o perlomeno questo è il mio consiglio, chiedere in fase di call con l'agenzia come preferiscono ricevere questo trattamento, perché molto spesso magari voi lavorate un trattamento super figo, pazzo, pieno di GIF, con un layout fighissimo, ma poi il lettore finale magari è un cliente di un reparto marketing un po' old school che non capisce questa forma di trattamento e preferisce magari ricevere un PDF stampato e leggerselo con comodo sul divano. Ecco, in questo caso il trattamento interattivo serve a poco, perché è pensato per essere fruito digitalmente vedendo le GIF animate, non per essere stampato o non per essere letto tramite PDF. Chi lavora al trattamento? Tendenzialmente ci lavora il regista, però il regista deve essere sempre supportato dalla casa di produzione durante la scrittura del trattamento. Perché questo? Perché il trattamento non deve essere scatola chiusa, soprattutto nei confronti della casa di produzione, perché c'è il rischio che voi vi prendiate una settimana per scrivere e preparare un trattamento, lo mandate alla casa di produzione, la casa di produzione si rende conto che il vostro trattamento è troppo ambizioso e che non c'è il budget per realizzare il film che avete in mente. Quindi è sempre consigliabile durante gli step di scrittura di mostrare dei work in progress alla casa di produzione, di discutere con loro se il trattamento è in linea con il budget che hanno, se è in linea con quello che possono realizzare produttivamente. È molto importante chiedere supporto alla casa di produzione, perché magari voi siete impegnati su altri progetti, perché vi ricordo che siete dei registi freelance e non avete settimane intere da dedicare a un trattamento che peraltro non viene pagato, cioè se voi perdete la gara nessuno vi rimborserà per quel trattamento tendenzialmente, o perlomeno qui in Italia. Quindi è sempre bene chiedere un aiuto alla casa di produzione. Magari la casa di produzione all'interno ha delle figure professionali come ricerca regia o producer junior che possono aiutarvi nella fase di ricerca e possono coordinarsi con voi nel lavorare al layout o darvi semplicemente una mano nel preparare questo documento. Però c'è un secondo però: a un certo livello della vostra carriera, su pitch importanti, molto spesso la casa di produzione paga dei professionisti, chiamati in gergo trattamentisti o più correttamente visual researcher, che vengono arruolati dalla casa di produzione per supportarvi nella creazione del trattamento. E tendenzialmente quello che fate con questi trattamentisti è quello di consegnargli tutta la traccia testuale del trattamento e di supervisionarli nella ricerca delle reference visive. I trattamentisti si occuperanno anche di creare il layout del trattamento, perché a voi registi non vi è dovuto di essere degli esperti di grafica o di utilizzare software di layout. Quindi molto spesso quella parte di lavoro nella creazione di un trattamento viene fatto appunto da queste figure professionali specializzate solo ed esclusivamente in quello. Io personalmente ho una deformazione da motion graphics designer, perché lavoravo come motionographer anni fa, e quindi molto spesso, soprattutto su progetti piccoli, mi diverto a realizzare il trattamento da solo. Però sempre più spesso sui progetti pitch grandi, e soprattutto quando non ho
molto tempo perché sto già girando qualcos'altro, e chiedo alla casa di produzione i trattamentisti, e diciamo che avere il supporto di questi visual researcher vi aiuta in primis a creare un trattamento visivamente fatto bene, professionale, con un bel layout, e in secondo luogo vi alleggerisce un po' il lavoro, così voi potete dedicarvi alla scrittura del trattamento. Un piccolo tip: attenzione che dal momento che una casa di produzione fa un investimento arruolando dei visual researcher e pagandoli, comunque andrà alla gara, perché i trattamentisti vengono pagati anche se poi la gara viene persa, significa che la casa di produzione in un qualche modo crede davvero che voi possiate vincere la gara e vuole vivamente aiutarvi a sviluppare la vostra visione attraverso il trattamento di regia, per cui è un buon segnale il fatto che la casa di produzione sia disposta ad investire per aiutarvi a realizzare un trattamento. In alcuni casi è disposta ad investire a livello economico, pagando appunto dei visual researcher, dei designer di trattamenti, o in alcuni casi investendo nel proprio tempo di casa di produzione per supportarvi durante la scrittura, la ricerca e il layout del trattamento. Ovviamente se siete registi, novelli e siete entrati nel mercato da poco, mi viene da dire che fisiologicamente state lavorando magari su progetti un po' piccolini e quindi magari la casa di produzione non ha veramente mezzi e dovete occuparvi interamente voi del vostro trattamento. Ci sta, è assolutamente normale, però ecco, mi raccomando, non dovete pretendere, se siete alle prime armi o siete appena entrati nel mercato, di dare per scontato che la casa di produzione vi pagherà dei trattamentisti, cioè dovete essere in grado anche voi di scrivere, impaginare un trattamento vincente. Bene, spero che questo video sia stato interessante e utile, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete dei dubbi sui trattamenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, supportatemi con un commento, un like, un'iscrizione, perché portare avanti questo canale richiede veramente tempo e sacrifici, per cui vi sarei veramente grato del vostro supporto. Ci vediamo alla prossima, ciao!